Ora andiamo a vedere il castello di Udine e all'interno del quale vediamo anche la mostra fotografica del grande Gianni Berengo Gardini. Abbiamo passato l'arco Bollani e ci avvicendiamo verso le salite al castello. Salite, abbiamo visto già delle belle salite e quindi vediamo dove si può arrivare. Se non vi volete avventurare per la salita, c'è anche questo comodo porticato con piccoli scalini, pianerottoli, e quindi è più facile e meno faticoso. Soprattutto con una giornata come questa, che sì, può piovere da un momento all'altro. e quindi ci ripara. Siamo arrivati sulla sommità di questa collina al castello di Udine e da qui possiamo ammirare un bellissimo panorama a 360 gradi. Per salire qui al castello abbiamo fatto una bella salita, ma per chi volesse c'è anche questo comodo ascensore. Magari lo prendiamo adesso per scendere giù e vedere quest'altra parte della città. E allora prendiamo questo ascensore, lo so che l'avresti voluto fare all'andata. Però dai, anche al ritorno ci risparmiamo un po' di camminata. Ma poi usciamo un altro vicolo, c'è scritto che vediamo un'altra parte storica di Udine e quindi cambiamo lato. Anche siamo in discoteca si va. Sì, grazie. Piano terra. Fatto un ascensore ne troviamo subito un altro perché ha più livelli. Vediamo questa bellissima torretta e andiamo a prendere il prossimo. 3, quindi sono 3 piani. E senza finestre, come il nostro van. Ma il nostro non è buio, è senza finestre ma non buio. Grazie.
Continua il nostro tour per il centro storico. Qui siamo di fronte al Monte di Pietà, un altro palazzo veramente imponente, e davanti a noi la loggia. E siamo nuovamente giunti alla loggia del Lionello, entriamo dentro a vederla. Qui sotto la loggia troviamo anche un sismografo che sembra anche datato d'epoca, anche perché abbiamo letto che in passato ci sono state diverse scosse di terremoti che hanno danneggiato degli edifici. Quindi comunque è zona sismica. Stiamo tornando da Ciardi, abbiamo fatto una piccola spesa, dopo vi facciamo vedere cosa abbiamo comprato, perché abbiamo fame, è l'ora di pranzo, sì. E abbiamo scoperto in questo momento che c'è anche un piccolo fiume sotterraneo Che praticamente taglia dal centro verso la parte più periferica. È stato ricoperto dalla pavimentazione dei marciapiedi, però alcuni tratti sono a cielo aperto e quindi è stata una sorpresa. Ho detto, ma guarda, c'è il fiume! Che puoi chiamarlo fiume, diciamo più un piccolo canale. Sì, infatti, fiume è la prima parola che ci è venuta in mente dalla sorpresa, però è un canale minore. Eccoci a tavola e come vedete dai piatti siamo rientrati in Italia. Sì. E la cosa più bella è che sentivamo nostalgia della Sicilia. Sì, trovandoci a Udine abbiamo preso gli arancini della Sicilia. Siamo andati al banco gastronomia del supermercato e c'erano gli arancini. Ci chiamavano Marta e Fede, Marta e Fede. Che fai, non li prendi? Io mi sono preso anche una pizzetta, così giusto per dargli quel tocco quel italiano. Tocco in più. Quindi mangiamo queste cose veloci perché poi comunque siamo parcheggiati qui nel centro storico e vogliamo ripartire e vedere un'altra tappa che ci eravamo segnati da tempo, molto particolare. Stiamo salutando Udine, ovviamente con il sole, come avete visto. Potevamo stare una settimana, sarebbe uscito tra una settimana il sole. Siamo saliti su Charlie per mangiare e magicamente è apparso il sole. Vabbè, dai, ci scherziamo sopra, ma tanto comunque non è stabile il tempo, perché laggiù in fondo al viale vediamo di nuovo tutto il cielo chiuso, minaccioso, nuvole nere. Eccoci a
Palmanova. Entriamo nella città. Wow. Eccoci qua ragazzi, con Charlie siamo giunti in questo famosissimo paese. Esatto, è un paese molto conosciuto e si chiama Palmanova, patrimonio mondiale dell'umanità ragazzi. Esatto, anche l'UNESCO ha scoperto questo gioiellino. Questa è una vera chicca. Abbiamo appena detto, ragazzi, ci troviamo a Palmanova, ovvero la città stellata, colei che è stata dichiarata nel 2017 patrimonio dell'UNESCO, una città fortezza vera e propria, unica al mondo, possiamo dirlo. È stata creata dai veneziani con l'intento e la natura difensiva. Fu creata, come vi dicevo, da Venezia proprio per rafforzare le difese del territorio friulano. Fu scelta questa zona del Friuli contro quelle che erano le scorribande dei turchi, le mire di ambizione e di espansionismo dell'impero asburgico. La data di fondazione risale al 1593 e Venezia ebbe proprio l'intento, come vi dicevo, di creare proprio una città fortezza. La sua particolarità, e per il motivo per cui viene chiamata città stellata, è proprio la forma poligonale a 9 punte. Come vi dicevo, proprio fu studiata a tavolino e il numero e le dimensioni dei suoi bastioni furono pensati e stabiliti in base alla gittata dei cannoni. Anche le porte, che sono 3, praticamente c'è la porta Cividale, porta Aquileia e porta Udine, erano strutturate in modo che si vedessero solo queste, che il resto, diciamo, della città rimanesse più nascosto possibile. Quindi questa mappa ci consiglia di visitare i bastioni, perché dice che siano un'opera ingegneristica pazzesca, e quindi noi faremo una bella passeggiata all'interno di questi. Nota da non tralasciare: oltre che patrimonio dell'UNESCO, Palmanova dal 2018 è entrata a far parte dei borghi più belli d'Italia. E quindi iniziamo il nostro tour dalla Piazza Grande, al centro della quale troviamo questo palo con la bandiera dell'Italia. Tricolore. Adesso entriamo nella chiesa del Santissimo Redentore. Quindi siamo riusciti a vedere anche il Duomo di Palmanova, che è molto particolare. Sì. Infatti non è con la forma di croce come la gran parte delle chiese, ma ha una forma rettangolare. Pianta sì. rettangolare, e manca il cupolone centrale.
È un po' diverso, sì. Anche il soffitto è molto particolare. Molto particolare, con queste travi tutte dipinte, però non c'è il classico soffitto, diciamo, con gli affreschi, a volte anche un po' cupo, scuro e premente. È molto spaziosa e aperta, diciamo, come chiesa, ecco, quindi è bella anche la sensazione entrandoci. Qui nella piazza poi molto significative troviamo delle strumentazioni che sono state utilizzate per la costruzione della città di Palmanova. Abbiamo varie macchine, tra le quali una macchina per piantare i pali, varie carrucole e via dicendo. Ovviamente non si tratta delle macchine originali, perché il legno sapete che comunque si deteriora con il tempo e non sarebbero state lasciate qui all'aperto, sono riproduzioni. Qui ad esempio abbiamo una macchina che veniva utilizzata per trasportare la terra, abbiamo anche dei pannelli illustrativi che ci mostrano come venissero usate. Perché non c'erano i muletti, quelli no. No. E non c'erano nemmeno le fotografie, quindi ci sono dei disegni. Quindi però questo lascito dei disegni hanno fatto sì che i falegnami potessero ricostruire perfettamente queste opere ingegneristiche. Pensate che tutto l'anello di fortificazioni misura ben 4,5 km. Una bella camminata, Eh sì, per smaltire l'arancino e la pizza. Con questo strumento invece veniva alzata l'acqua, infatti vediamo dei secchi e con questo meccanismo venivano appunto sollevati queste cisterne d'acqua, questi secchi. Grazie all'ingegnere militare Lorini, che ha lasciato un vero e proprio trattato sulle fortificazioni, infatti si chiama proprio delle fortificazioni, è stato possibile ricostruire queste opere, questi macchinari che vengono proprio descritti nei suoi capitoli di questo trattato di cui vi parlavo. Qui abbiamo un altro macchinario molto particolare, veniva utilizzato per pestare le polveri con questa sorta di pistoni che andavano in pressione grazie ad un meccanismo a ruote, quindi dei veri e propri ingranaggi che venivano mossi con l'aiuto di un bue oppure anche spingendolo a mano. Bastava far ruotare questa ruota e tutto il meccanismo si metteva in moto. In prossimità poi di ogni bastione troviamo questi cartelli che ci danno le distanze di tutte le passeggiate che si possono fare e ogni bastione ha una passeggiata dedicata. Veramente ben organizzati. Quindi se volete spendere una bella giornata in questa cittadina, in questa fortezza, città-fortezza di Palmanova, in questa città-fortezza di Palmanova, troverete sicuramente pane per i vostri denti. Ci troviamo adesso davanti alla loggia dei mercanti e della Gran Guardia. All'interno sono custodite delle lapidi e dei monumenti commemorativi ai caduti. Qui abbiamo anche degli antichi portoni delle porte della città. Guardate la chiave, 4 dita solamente per infilare il chiavistello qui dentro. Dovevano pesare un pochino e via il mazzo di chiavi. E poi oltre al portone di legno c'era proprio quello di ferro. Leggendo il cartello informativo qui al lato abbiamo scoperto dove furono collocati questi cancelli e questi portoni. E ognuna dei tre accessi di Palmanova era diciamo protetta sia da un ponte levatoio che da portoni in legno borchiati, come avete visto prima, e da cancelli. Ogni sera venivano chiusi a chiave con quelle belle serrature e quindi diciamo la città diventava inespugnabile. Per chi volesse visitare i bastioni vi diamo un'informazione. Le informazioni a volte le impariamo a nostre spese. Stavamo facendo tutto il perimetro interno, abbiamo scoperto che per vedere i bastioni bisogna fare il perimetro esterno. Esatto. Quindi dopo svariati chilometri di camminata ora usciamo dalla prima porta disponibile e torniamo indietro fino a rientrare da quella successiva. Perché abbiamo chiesto informazioni dai signori molto gentili perché ci vedevano un po' vagare e allora... Stiamo per raggiungere la porta d'uscita e qui accanto c'è anche l'area per i camper.
quindi dentro attenzione, la città fortezza di Palmanova potete anche parcheggiare il vostro mezzo. Se venite in camper o in van è perfetto, ragazzi. Noi l'abbiamo parcheggiato in prossimità della porta, la seconda porta, quella, la porta Udine, perché siamo arrivati da Udine, Certo. e quindi ora lo raggiungiamo. Guardate che fortificazione, abbiamo doppio ingresso, quindi sia in ingresso che in uscita dobbiamo passare doppia porta. La cosa bella è che c'è anche un camino qua dentro, sembra un grandissimo focolare gigantesco. Andiamo a vedere. Sì, oddio che paura. Sì, questa è la porta Cividale, ora cerchiamo di raggiungere la porta Udine. Siamo usciti dalla città fortezza e ora percorriamo questa stradina che gira tutto intorno. Mamma mia, questo è il primo anello, Sì, poi sì. c'è l'altra fortificazione, cioè pensate che ingegnosità. Abbiamo incontrato dei signori, abbiamo chiesto per conferma delle notizie, ha detto che sono 1 chilometro tra una porta e l'altra, quindi sono 3 porte, tutto il giro sono 3 chilometri. Pensate che questo è solo il primo anello di fortificazione. Per accedere qui dovete prima passare il fossato e il secondo anello di fortificazione. Quello più esterno. E poi ce n'è un altro ancora più esterno, quindi le distanze sono 4,5 km il secondo anello e 6 km quello più esterno. E questo è uno dei baluardi per come era stato strutturato. Meno male che c'è la nuvoletta e il sole ci dà una tregua, perché questa camminata è bella faticosa, se no sta un Ma sole contento, cocente. domani pioveva e ti lamentavi, ora c'è il sole che è troppo caldo, mannaggia. Vabbè. È lungo questo chilometro, secondo me sono anche 2. Secondo me i signori non ce l'hanno raccontata giusta. Non si arriva più. Nel frattempo vediamo di fronte a noi la porta Udine, quindi la seconda porta della città. Che porta anche al nostro Charlie. Stiamo passando sotto a un vero e proprio acquedotto, l'acquedotto veneziano che portava l'acqua alla città. E che risale proprio alle origini della fortezza. Bellissimo. Attraversiamo quindi anche la porta Udine e terminiamo così il nostro tragitto. Risaliti su Charlie, ci stiamo districando fra questi dedalo di stradine e usciamo dalla porta Cividale, giusto? Cividale. Cividale che abbiamo visto prima a piedi e salutiamo Palmanova. Sì, una nota, abbiamo fatto 7,5 km. Ah, ecco, lo so in diretta, non lo sapevo, forse non me lo voleva dire. Vabbè, tra Udine e Ah, vabbè. e Palmanova, insomma. E ora, amici cari, andiamo a trovare uno di voi. Ci siamo sentiti per telefono e abbiamo detto, siamo in zona,
facciamo un bel incontro quando possiamo, ci sono le possibilità, ci fa molto piacere venirvi a conoscere di persona. E anche quando ci invitate, quindi accettiamo volentieri gli inviti. Come avete visto, anche in Sicilia abbiamo conosciuto tantissimi, inizialmente follower e poi sono diventati amici, quindi veramente, come ha detto Fede, è una gioia. Ripartiamo ragazzi, dopo questa sosta a Rude ripartiamo. Abbiamo salutato i nostri amici nonché followers, ci ha fatto tanto piacere, e la loro famiglia. Salutiamo con affetto Alberto e Edoardo e i loro genitori che ci hanno aperto le porte di casa, ci hanno salutato, quindi grazie dell'accoglienza a tutta la vostra famiglia. Eravamo solo di passaggio, manterremo la promessa e ci rivedremo presto. Ciao Alberto e ciao Edoardo. Ciao ragazzi, grazie, un abbraccio. Ciao. 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 Vuoi salutare gli amici? Ciao. 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 Grazie, ciao. Ciao Alberto. Ciao Alberto.